Ogni vita non vissuta accumula rancore verso di noi, dentro di noi, moltiplica le presenze ostili e così diventiamo spietati con noi stessi e con gli altri. Intorno a noi non vediamo che lotta, cediamo e soccombiamo alle perfide lusinghe dell'invidia. Si dice bene che l'invidia accechi, il nostro sguardo è saturo delle vite degli altri, noi scompariamo dal nostro orizzonte. La vita che è stata perduta, all'ultimo, mi si rivolterà contro. Perciò l'ultima cosa vorrei dirle, mia cara amica, è che la vita non può essere in alcun modo pura rassegnazione e malinconica contemplazione del passato. Con queste parole, ormai celebri, Carl Gustav Jung si rivolse ad una cara amica in una lettera di immensa profondità e significati illuminanti. Sì, perché Jung ci descrive con poche semplici parole la totalità psichica e caratteriale dell'invidioso. Un individuo privo di mete e compiti, un individuo senza alcun orientamento o progettualità personali, un individuo che non ha identificato orizzonti per se stesso e che quindi vive cibandosi dell'esistenza altrui, degli altrui traguardi, degli altrui percorsi, delle altrui cadute e risalite. Molto spesso, infatti, l'invidioso si annoia perché non ha ispirazione, non ha contatto con la propria creatività, non si esprime in qualsivoglia produttività. Lo sguardo dell'invidioso dinanzi ad uno specchio vede riflessa la vita di un altro. Egli scompare a se stesso. Ciò di cui si nutre è ciò che vede dell'altro e nell'altro. Una delle caratteristiche più frequentemente riscontrabili nell'invidioso, infatti, è la minuziosa conoscenza degli altrui affari. Tutto ciò che riguarda l'altro passa sistematicamente al vaglio della sua curiosità, spesso morbosa ed ossessiva. E ovviamente tutto passa sistematicamente al vaglio anche del suo giudizio, aspro, severo, crudele, dissacrante e rigido. Molto raramente, difatti, l'invidioso si lascia andare a commenti positivi e di elogio. Non sottolinea mai i successi degli altri e quando è costretto a mostrare gioia, lo fa in modo smaccatamente forzato e poco spontaneo, innaturale. Egli esprime quasi unicamente critiche feroci o maliziosi e tendenziosi dinieghi. Riesce addirittura a sminuire sarcasticamente qualsiasi buon gesto sia fatto per lui, non mostrando neanche una parvenza di riconoscenza. E questo poiché egli, proiettato unicamente nella vita degli altri e dimentico della propria, prova e cova dentro di sé frustrazione, rabbia e bruciante senso di impotenza per ciò che lui stesso non ha mai sperimentato e vissuto. La sua spietatezza comunicativa e l'astio, più o meno manifesto nei confronti degli altri, derivano dal rimpianto di non aver dato spazio ai propri progetti, ai propri sogni, ai propri possibili traguardi. Derivano dal rancore verso se stesso per non aver dato seguito alla propria esistenza. L'invidioso è spietato con gli altri e cerca sempre di sminuire i traguardi altrui, magari con indelicati paragoni, poiché rivede in loro quella speranza e realizzazione, quelle cadute e risalite che avrebbe lui stesso voluto sperimentare. E ciò che non ha vissuto ad averlo reso così crudelmente giudicante, e ciò che ha perduto ad averlo accecato, rendendolo schiavo della vita degli altri, ma nello stesso tempo loro ostile nemico.
L'invidioso ha infatti molto spesso alle spalle un passato di privazioni e rinunce, autoinflitte, ad esempio a seguito di una castrante rielaborazione di insegnamenti genitoriali e dettami sociali, o coercitivamente subite, ad esempio da un ambiente parentelare o pedagogico limitante e mortificante. L'invidioso dunque è ostile, ma vede anche tutto intorno a sé una miriade di altrettanti possibili nemici, tanti quanti sono i sogni a cui ha dovuto rinunciare, tanti quanti sono i percorsi che non ha potuto intraprendere, tanti quante sono le prove che non ha sostenuto, gli avvenimenti a cui non ha preso parte, le avventure che non ha vissuto. Egli è infatti spesso rivolto al passato. L'invidioso ha come ulteriore caratteristica quella di vivere, anzi sopravvivere, ricordando spesso il passato, un passato che ancora poteva contenere in sé il seme della felicità e dell'autorealizzazione, ma in cui invece si consumò la tragedia del dover rinunciare a se stesso e che gettò le basi per un eterno presente, rassegnato e dimissionario. Sì, perché l'invidioso si è dimesso dalla propria vita. Egli non si sente più parte di quel grande imperativo che è il portare a compimento la nostra vita meglio che possiamo, come ci ricorda Jung. Egli si è consegnato a ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Egli ha rinunciato all'esistenza, a quelle cadute e risalite che egli tanto morbosamente osserva e malignamente giudica negli altri, ma a cui tanto ambirebbe se solo si potesse tornare indietro in quel passato che ha sancito la rinuncia a se stesso. Ma l'invidioso non ritiene possibile il poter tornare indietro. Si sente infatti privo di risorse e potenzialità. Egli è convinto di non potercela fare. Esprime così un profondo senso di inadeguatezza e di inferiorità, oltre che una visione profondamente pessimistica dell'esistenza. Egli non ha fiducia nelle proprie possibilità. Considera infatti ogni ostacolo come un evento drammatico e insormontabile, né tantomeno nell'aiuto degli altri, che lui vede come nemici. Dunque, come può un nemico salvarti da te stesso? E dunque, a parer suo, altro non gli resta che permanere, con un profondo atteggiamento passivo verso la vita, in questo stato di insoddisfazione e frustrazione personale, integrato e compensato in maniera malsana dal concentrarsi risentito sulle potenzialità e possibilità degli altri che possono essere ciò che desiderano essere, mentre l'invidioso no. In psicanalisi infatti si definisce spesso l'invidia come una ferita narcisistica nell'ideale dell'io, cioè come una frattura insanabile non rispetto a ciò che siamo realmente, ma rispetto a ciò che vorremmo essere. L'invidioso non ritiene di poter sognare, di poter più desiderare. Ma tutto questo profondo senso di dolorosa inadeguatezza e progettualità fallimentare rimane ben celata nell'invidioso. Egli cerca di non far trapelare nulla di ciò che ha dentro, del suo passato, delle sue rinunce. La vita dell'invidioso è spesso scandita infatti dal nascondimento. Egli osserva tutto, sì, ma di sottecchi tende a spiare con malanimo ogni mossa altrui, documentandosi su ogni faccenda personale del malcapitato, in modo invadente, ma nascosto. Invidiare, infatti, deriva dal latino invidere, guardare di traverso, biecamente, in modo malvagio, con sentimento d'odio.
Egli inoltre non si mostra mai nella sua più schietta spontaneità. Ha spesso infatti atteggiamenti evitanti, distaccati e freddi, totalmente privi di empatia e comunanza, poiché un coinvolgimento emotivo e soprattutto fisico maggiore potrebbe lasciar trapelare, attraverso una qualunque reazione del suo corpo, il risentimento nei confronti di chi invidia. Infine l'invidioso nasconde spesso la verità di fatti o d'eventi, non volendosi infatti più confrontare con ulteriori propri insuccessi, tende ad accampare scuse quando qualcosa non va come dovrebbe. Non ama prendersi le proprie responsabilità e attribuisce molto rapidamente la colpa agli altri, al destino, alle circostanze, per ogni avvenimento avverso. Tutto questo ovviamente spiega il motivo per cui gli invidiosi non abbiano molti amici. Sane relazioni amicali, difatti, non prevedono falsità, freddezza comportamentale, malsana competizione ed uno spiare morboso e malvagio. Sì, perché gli invidiosi si fanno poi terra bruciata attorno, perché la loro menzogna esistenziale ha un termine. Chi gli sta accanto prima o poi scopre la verità celata dietro a quella maschera di infinita meschinità e dunque rimangono soli, allontanati anche da chi li amava. Ma come dar torto a chi decida di allontanarsi da questi soggetti così carichi di risentimento e rancore? In effetti è utile poter riconoscere velocemente un possibile soggetto così pervaso da invidia, poiché troppo spesso le loro azioni malsane hanno risvolti fortemente negativi su chi le subisce, sia in termini emotivi e psichici che pratici e concreti. Tendono infatti a distruggere sogni e momenti di gioia di chi gli sta accanto, minimizzando qualsiasi successo o progetto altrui, poiché non ammettono che qualcuno si mostri felice e migliore di loro, non ammettono che qualcuno si senta realizzato e vincente come loro non sono stati in grado di esserlo. E per riuscire a non scorgere nemmeno un barlume della gioia altrui, sono capaci delle azioni più subdole e crudeli. Ad esempio, negano palesemente e crudelmente il loro aiuto in caso di reale bisogno, o sabotano ed ostacolano furtivamente e tacitamente progetti e programmi altrui, o si prendono il merito e il riconoscimento pubblico per azioni da loro mai nemmeno concepite. Spesso inoltre criticano apertamente a gran voce un avversario, cercando di umiliarlo e screditarlo, diffondendo anche pettegolezzi e false dicerie a macchia d'olio. Hanno dunque la tendenza ad agire in maniera disonesta, sparlando aspramente di una persona alle sue spalle, diffamandone ogni integrità morale e manipolando la realtà dei fatti per mettere in cattiva luce l'oggetto della loro invidia, ingigantendo ad esempio un errore del proprio avversario o creandone ad hoc. È evidente dunque che l'invidioso ambisca nel vedere chi invidia fallire su tutti i fronti. Dunque non si adopera di certo per il bene altrui. È chiaro dunque quanto sia fondamentale allontanarsi in modo definitivo o più graduale da questi soggetti per evitare relazioni sentimentali tossiche, false amicizie, rovinosi rapporti professionali, escludendo da qualsivoglia contatto comunicativo ogni riferimento ai propri progetti e sogni, trionfi o gioie. Tutelare il nostro benessere, la nostra salute psicofisica significa infatti porre limiti chiari e invalicabili tra noi stessi e chiunque possa o voglia farci star male.
tutti abbiamo diritto ad una vita felice e tutti abbiamo diritto al proteggere noi stessi da chiunque voglia sabotare questa nostra felicità. Poniamo limiti agli altri per non porre limiti alle nostre immense opportunità.